Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questo tutorial sul fonometro, che è un apparato molto interessante. Vedremo cos'è sostanzialmente, cosa fa, perché lo fa, e quali sono le sue componenti, le sue applicazioni, ok? Professionali e non. È uno strumento, un apparato abbastanza diffuso tra gli appassionati, lo si conosce facilmente, perché può variare come prezzo tra poche decine di euro, centinaia di euro, migliaia, se non diverse decine di migliaia, a seconda della destinazione d'uso ovviamente. Ma sostanzialmente cos'è un fonometro? È, come dicevo, un apparato, un dispositivo, ok, elettroacustico progettato per misurare il livello del rumore, ok, in un ambiente o sia interno che esterno, convertendo queste onde acustiche in segnali elettrici e poi fornendo una misura tipicamente in decibel, che è una forma, diciamo, una scala logaritmica. Perché si ha questa necessità, è nata questa necessità? Perché laddove si voglia misurare un rumore che rega fastidio, dobbiamo avere uno strumento che possa emulare la sensibilità del nostro orecchio, quindi avere una risposta verosimile al nostro orecchio attraverso varie, diciamo, applicazioni o impostazioni sull'apparato e le varie condizioni previste, ok? Quindi è fondamentale avere tale apparato per misurare l'impatto del rumore, il cosiddetto inquinamento acustico, ok? Che investe la nostra vita quotidiana, che può recare anche fastidi, se non danni in alcuni casi irreversibili, ok? Ma deve rispettare anche delle normative vigenti che possono essere, insomma, diciamo, rispettate, debbono essere rispettate. Esistono in Italia, ma esistono anche all'estero. Okay? In Italia sono molto più restrittive, okay? Quindi sono previste anche sanzioni abbastanza importanti, quindi onde evitare tali sanzioni si preferisce rispettare queste normative. Okay? Ma quali sono le parti, diciamo, importanti? Di cosa è composto questo fonometro? Essenzialmente ha una capsula microfonica, ok, che appunto acquisisce, percepisce queste onde acustiche e le trasforma in segnali elettrici, ok? Tipicamente questa capsula è di tipo a condensatore, ma non si può escludere che potremmo trovare altri tipi di capsula, anche una piezoelettrica volendo. Quindi, laddove per curiosità, insomma, si voglia sapere che tipo, si va a leggere sulla brochure le caratteristiche e si saprà che capsula adotta il nostro fonometro. Visto che la capsula fornisce una piccola tensione in uscita, si ha la necessità di amplificare detto segnale e quindi avere una sorta di preamplificatore, tale che questo segnale possa andare poi in elaborazione attraverso i vari circuiti di ponderazione e integrazione, sempre per cercare di emulare, ok, questo valore alla nostra sensibilità del nostro orecchio e fornire poi successivamente attraverso un display un risultato numerico o spettrale, ok, in una scala di decibel che è più consona e più immediata, ok, ci fornisce una visualizzazione più verosimile a ciò che il nostro orecchio percepisce sostanzialmente. Quindi sono 5 le fasi, ok? Quella della cattura del suono, di questo rumore, di queste onde, la conversione in segnali elettrici, poi l'amplificazione, poi attraverso la scheda di elaborazione con le ponderazioni e integrazione e infine la presentazione di tale dato attraverso un display. Sono queste le fasi essenzialmente. Tali fonometri si dividono per classi, ok? La più costosa e la più precisa è la classe 0, ok? Si usa prevalentemente in laboratorio per l'alta precisione. La classe 1 invece si usa per misurazioni di tipo legale, soprattutto, è soggetta non solo alla
ed essere calibrato ogni sessione di lavoro come è giusto che sia, ma vale per tutte le classi, anche una taratura, ok? Per le certificazioni deve essere omologata appunto ed è abbastanza costosa questa operazione. Diversamente per le classi 2, ok? Che anch'esse debbono essere calibrate, lo si consiglia ogni sessione, ogni tot periodo, ok? Per verificare, avere una risposta attendibile. Qua l'offerta è maggiore, quindi si possono avere classe 2 abbastanza economici come anche costosi, ok? Ideali per insomma, misure più generali in ambienti industriali, urbani e qualsivoglia altra cosa. La più economica è la 3, ok? Per indagini prettamente preliminari o misure di tipo amatoriali. Piccola nota, solo in Italia è obbligatoria la classe 1, in altri stati, ok, si può fare anche una misurazione di tipo legale con la classe 2. In Italia sono molto più, diciamo, esigenti e restrittivi in merito a questo, ok? E può essere un bando per certi versi. Dove c'è questa necessità? Quali sono i campi di applicazione di un fanometro? Beh, sicuramente per la sicurezza sul lavoro, per monitorare l'esposizione al rumore in una fabbrica, un ufficio, cantieri e quant'altro, voglio dire, dove si presuppone che tale rumore non superi la soglia dei fatidici 90 decibel, ok, per non recare danni, ma alcune normative prevedono un livello molto più basso in funzione dell'esposizione sul lungo tempo, quindi si andrà a vedere nei casi particolari la normativa cosa detta. Ovviamente anche fuori dal lavoro, in ambiente urbano, voglio dire, come può essere la misurazione di un traffico, dei lavori su un cantiere, voglio dire, se reca disturbo o meno, la ferrovia, un aeroporto e qualsivoglia altro fattore che potremmo trovare all'aperto. Anche in questo caso il rumore non deve superare un certo limite e deve rispettare queste nostre normative. Ok? Quindi un fonometro è utile, ma non solo per il rumore, ma anche per la nostra musica, benata musica. Sì, si deve cercare un comfort della nostra quality sound, è vero, ma il livello di pressione, anche in questo caso, non può, per le normative vigenti, superare un certo limite. Si è soggetto a sanzioni, ok? Quindi, anche in questo caso, il nostro fenomeno andiamo là, misuriamo, se supera, beh, in questo caso, chi si sta divertendo deve abbassare, sostanzialmente. Non solo, anche nell'edilizia, nella costruzione, ci sono delle normative che impongono un grado di isolamento per e verso l'esterno, ok? Il vicino non può disturbare me, io non devo disturbare il mio vicino. Se c'è un rumore che supera una certa soglia, si devono prendere dei provvedimenti, mettere tappeti e qualsiasi altra cosa, pardon, che possa abbassare il livello di rumore, ma anche verso l'esterno, uguale. Non ci può essere un qualche cosa che mi debba recare disturbo, se dipende da me prendo io dei provvedimenti, isolo maggiormente un'apertura che può essere una finestra, una porta e così via, ma eventualmente c'è un forte rumore all'esterno che mi dà fastidio, ahimè, voglio dire, chi lo sta producendo deve prendere dei provvedimenti e abbassare in qualche modo perché supera una certa soglia, sempre in virtù, ok, di questo inquinamento acustico. Le normative dicono che il rumore, suono che sia, non deve superare certe zone di determinati ambienti e si debbono rispettare queste norme, onde evitare, come dicevo, delle sanzioni e quindi è opportuno andare a misurare. Ma non è detto che io per misurare questo livello di rumore o di suono lo devo fare necessariamente con un fonometro, lo potrei fare anche con un microfono, ok? Che sarà eventualmente corredato di un preamplificatore, di una scheda audio o di altra, diciamo, elettronica a corredo per l'elaborazione del dato proveniente da tale microfono. Di questi ve ne sono di vario tipo per il campo libero, campo diffuso, vettoriale, ok?
Per il campo libero questi microfoni hanno una risposta più o meno corretta, piana, quando vengono investiti da un'onda piana e progressiva, quindi venendo di fronte, ok? Possono essere usati ovviamente all'aperto, puntando verso la sorgente sonora che ci interessa, oppure in ambienti interni a condizioni che vengono orientate verso la sorgente sonora predominante, quella di nostro interesse, ovviamente. È scorretto quindi orientarli a 90 gradi rispetto alla sorgente, ovvero in modo perpendicolare rispetto al suolo, eventualmente stiamo nella nostra stanza o stiamo misurando all'esterno una qualsivoglia cosa, onde evitare una sottostima, ok, di livelli ad alta frequenza. Nel caso tali microfoni possono essere sia di tipo direzionale che omnidirezionale, diversamente invece da quelli per il campo diffuso. Sono progettati per misurazioni in ambienti con più sorgenti reali o meno, quindi ribombanti, fortemente riverberanti, quindi c'è questa diffusione di sorgenti. È scorretto nel caso puntarlo verso una sorgente presupposta primaria, chiaramente non ha nessun senso, onde evitare una sovrastima in alta frequenza. In questo caso sono ovviamente prevalentemente omnidirezionali, visto che ci interessa tutto ciò che ci circonda o circonda l'apparato. Se si utilizza un microfono per il campo libero in campo diffuso, è possibile correggere la risposta tramite i circuiti presenti sul microfono o su una scheda addizionale, scheda elettronica addizionale. Contrariamente invece, se si utilizza un microfono per campo diffuso in campo libero, è sufficiente in quel caso orientare a 90 gradi e si evita di correggere poi successivamente la risposta di tale dispositivo. Apro una nota nella nota. Per questi microfoni ovviamente noi abbiamo la possibilità di avere sì un livello di pressione, sì alle varie frequenze, ma non ci è possibile attraverso una qualsivoglia esposizione, ok? Attraverso dei grafici che possiamo avere da questi, conoscere la provenienza, la direzione del suono, se sta a destra, a sinistra, sopra, sotto, o né tantomeno la velocità delle particelle dell'aria, che poi andranno a determinare la direzione. Non c'è possibile. Quindi laddove ci sia questa necessità, tali microfoni non sono idonei e quindi è nata questa esigenza di questi microfoni vettoriali, tipo questi della Soundfield. Vedete qua? Non hanno una sola capsula come quelli tradizionali, ne hanno 4. 3 ovviamente sono per le 3 componenti assiali, X, Y e Z, e una per la pressione. La combinazione di questi 4 segnali, quando andranno processati, ci restituiranno ovviamente una forma tridimensionale, la quale ci darà la pressione, la frequenza, e la forma di questa, diciamo, immagine ci darà anche un'indicazione della direzione, provenienza del suono. Se è spostata verso destra vuol dire che la sorgente sarà verso destra, se sarà verso sinistra sarà vale sopra e sotto, ok? Non ho trovato un'immagine che ci potesse aiutare in questo, ma sostanzialmente è questa. Ovviamente è usato prevalentemente per applicazioni molto avanzate, per l'acustica forense, ok? Laddove ci siano dei campi molto complessi e si cerca di ricostruirli, ok? Nello studio della realtà virtuale, quindi anche per l'applicazione di questa realtà applicata. Ovviamente sono microfoni certamente non economici, ok? Chiusa parentesi, ritorniamo al nostro fonometro. Quali sono le impostazioni che possiamo trovare e essere disponibili su questi apparati? Sono quelle per le indicazioni temporali, la fast, la slow, la impulse, il livello equivalente, acustico equivalente, quello personale, ok? La fast che lavora con uno standard di tempo di 125 millisecondi, adatte per suoni diciamo non troppo fluttuabili, ok? Laddove, per stare in tema, si cerca una misura equivalente alla sensibilità del nostro orecchio, che lavora con un'integrazione al tempo di 100 millisecondi, molto verosimile a 125, quindi si sceglierà prevalentemente questa se si cerca quel tipo di misura. La slow invece lavora con una standard di tempo di un secondo, ok, diciamo ideale per variazioni sonore non molto fluttuabili, mediamente fluttuabili.
Invece, diversamente, se vogliamo misurare il livello di un transiente, ok, quindi di un impulso, ok, è consigliabile appunto, insomma, questa impostazione impulse, che lavora con una standard tempo di 35 millisecondi quando è crescente l'impulso e 1,5 quando è decrescente, quando sta morendo l'impulso, ok? Per catturare ovviamente questi eventi sonori impulsivi. Il livello sonoro equivalente o il livello sonoro equivalente personale, che equivale a quello equivalente, sono integrazioni di 8 ore. Poi eventualmente, se volete approfondire, si va sulle normative e si va a leggere cosa è previsto. E arriviamo alle nostre ponderazioni in frequenze, che qualcuno conoscerà tra gli appassionati, quella A, quella C, la Z. Esisteva in verità anche in passato la B, questa qua, questa verde, vedete? Ok? Che era un valore medio tra la A e la C, quindi si ritiene opportuno renderla obsoleta, quindi non è più utilizzata. Ok? Perché, dicevo, è nata questa necessità di adottare queste ponderazioni in frequenza, che poi sostanzialmente sono delle applicazioni di un filtro, ok? Il tutto nasce da questo grafico ormai stranoto delle curve isofoniche, pardon, che ci mostrano come varia la sensibilità alle varie frequenze in funzione del livello di pressione. In sintesi, facciamo un esempio: a 1000 Hz, a 40 decibel, ok? Per avere la stessa sensazione di pressione, a 100 dovremmo avere circa 70 decibel per avere la stessa sensazione di percezione, diciamo, di uditiva, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando il livello di pressione è bassa, noi sentiamo meno frequenze basse. Chiedo scusa il gioco di parole. Quindi, per cercare di emulare la nostra sensibilità, la sensibilità del nostro orecchio sulla misura, si deve applicare un filtro. E difatti la verso le frequenze basse è filtrata, vedete, è filtrato, è un'applicazione di un filtro sostanzialmente. Tale filtro è valido però entro i 100 decibel. Difatti, se andiamo a vedere i 100 decibel, la nostra sensibilità diventa più lineare e difatti quando il livello di pressione del rumore o del suono si avvicina ai 100 decibel, bisogna scegliere quello C, ok? Perché C, il nostro orecchio, è già più lineare, quindi la C è questa blu, vedete, già è molto più lineare, non è fortemente filtrata come la A, ok? Tutto qua. Diversamente invece, quando vogliamo avere una visione spettrale di ciò che stiamo acquisendo, quindi una risposta in frequenza, visto che possiamo avere per ogni frequenza il suo livello, è opportuno non applicare nessuna ponderazione, cioè zero ponderazione, Z sta per 0, ok? Perché non c'è questo, abbiamo la visione a tutto campo di cosa stiamo analizzando, quindi è opportuno non avere nessuna ponderazione. In questo caso deve essere assicurata un'ampia risposta in frequenze, che normalmente parte dai 10 ai 20 e oltre in alcuni casi, con una molto accurata, con uno scarto piccolissimo di 1,5 decibel. Tutto questo che ci siamo detti ovviamente è in funzione di alcuni standard internazionali, la ISO 61672, non so se è stata aggiornata ultimamente. Comunque ci sono delle normative che ci indicano cosa dobbiamo rispettare per tali misure, ok? Quindi in sostanza quanto potrebbe costare, quanto deve costare un fonometro? Come abbiamo visto, dipende da cosa vogliamo misurare, come lo vogliamo misurare, quale valore immediato abbiamo bisogno. Sostanzialmente il prezzo varia in funzione della classe di funzionamento o dicasi di precisione. Un classe 0 ovviamente costerà di più in senso assoluto, ovviamente, perché garantisce alcune performance, dicasi lo stesso per la 1,
oltre alle funzioni disponibili, a cosa può fare la classe di funzionamento, è indice di qualità e quindi anche del prezzo, ovviamente. Difatti, in funzione della classe di funzionamento o di precisione, si avrà anche una risposta in frequenza più o meno ampia. Sulla classe 0 e 1, laddove sicuramente c'è anche una visione di risposta in frequenza spettrale, deve essere assicurata un'ampia risposta in frequenza, che normalmente va dai 10 ai 20 e anche oltre. Diversamente per la classe 2, che è abbastanza variegato come qualità, questa può arrivare anche a una stretta gamma di frequenza, 20, 8000, 10.000, a maggior ragione se il dato richiesto o che ci serve è solo quello massimo, ovvero quando è numerico noi abbiamo un valore che può essere 80 decibel, 90 decibel, 110 decibel, che è quello massimo, ok? Segnalato, rilevato dal nostro fonometro, ma non ci dice assolutamente a che frequenza. Nel caso del rumore, quindi del grado di fastidio, non ha nessuna importanza sapere a che frequenza sta, se supera questa soglia, se sta a 100, sta a 1000 o sta a 10.000, non ha nessuna importanza, si deve abbassare, punto, ok? Ma visto che il nostro sistema uditivo è sensibile alla banda centrale, ok, tipicamente dai 300 ai 5000, dirà più, dirà meno, è impossibile avere disturbi, ok, un rumore in alta frequenza, visto che il nostro orecchio è poco sensibile. Quindi di norma su apparati che presentano una vibrazione numerica la risposta in frequenza si aggira sugli 8000, 10.000, 12.000, voglio dire, ma non di più, voglio dire, tipicamente 8000, ok? Questa è la risposta, ma sempre in funzione della classe di funzionamento possiamo avere anche la gamma dinamica che è assicurata al minimo di 60 decibel per quanto riguarda la 0,1 o in quelli più costosi classe 2. Il tutto sempre normato da questa 61672, ok? Ovviamente la precisione dipende dalla qualità dei componenti, come tutti gli apparati, il microfono e l'amplificatore, come la presenza di avere più filtri di ponderazione, come abbiamo visto, la A, la C, la Z, se ce n'è solo uno è uno strumento limitato, costerà di meno, ce n'ha tutte e tre, è più flessibile, costerà di più. Dicasi lo stesso per le integrazioni, fast, slow, impulse, anche in questo caso, se ce n'ha solo uno sarà più economico. A me mi serve solo la fast, ne cerco uno, solo con la fast lo pagherò di meno, ovvio, è chiaro? Come l'esposizione del dato, dell'analisi che mi serve, può essere fatta in banda, intera, a terzi d'ottava, la possibilità di registrare l'audio per un'elaborazione successiva, avere una misura multicanale, la misura della tonalità, dello stipa, che è l'intelligibilità del parlato in ambienti pubblici, dato richiesto, fondamentale, che deve anch'essa deve rispettare alcune normative, averlo immediatamente visibile sul nostro fonometro è utile, ovviamente, e si deve pagare, indubbiamente, costerà di più. Come la stabilità della misura in funzione della temperatura, dell'umidità. Una misura variabile in funzione della temperatura non è un dato, cioè non è un apparato affidabile e quindi costerà di meno. Il tutto lo potremmo racchiudere nella reputazione del marchio, ovviamente. Un marchio prestigioso è sinonimo di qualità e quindi costerà di più, indubbiamente. Avere un Svatek o un Brüel rispetto a un Pinco Pal, mi devo aspettare che lo devo pagare più, a prescindere cosa offra. Ovvio. Quindi bisogna capire cosa mi serve. Paradossalmente potrei usare anche il mio smartphone per misurare il livello acustico. In questo caso solo di tipo, diciamo, per confrontare, no? Due livelli comparativo. Misuro un diffusore e mi presenta 90 decibel, ne misuro un altro 87, so di certo che tra i due ci sono 3 dB di differenza. Questo sicuramente lo posso fare ed sarà anche abbastanza attendibile, ma non sarà attendibile la misura in senso assoluto, avere i 90 o avere 87, visto che non è calibrato e non si può calibrare, è un dato molto aleatorio.
cioè non affidabile. La misura comparativa sì, so di certo che tra i due ci sono 3 dB di differenza. Questo sicuramente è attendibile, come dato anche attraverso lo smartphone, ma non certamente, voglio dire, in senso assoluto. Non è calibrato, non è tarato, non lo può essere. Ripeto, come ho accennato, i fonometri vanno calibrati sistematicamente ogni sessione, dovrebbe, non dico ogni sessione, ma ogni tot di tempo, ogni mese andrebbe calibrato. Quelli per le misurazioni tipo legale vanno tarati, vanno certificati per gli enti proposti ogni 2 anni, se no non sono omologati, non possono. E anche quello ha dei costi e non sono piccoli, perché quindi bisogna capire cosa cerchiamo. Bene, mi fermo qua, spero di non aver tralasciato nulla e come sempre di non aver commesso qualche grosso errore, eventualmente me lo segnalate, correggiamo in qualche modo. Consiglio come sempre per chi fosse interessato a tale argomento di iscriversi al canale, eventualmente mettete la campanella per essere avvisati e restare aggiornati. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace per darmene atto. Come dicevo mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!